tentazione, ma liberaci dal male. O Dio invisibile ed eterno, che nella venuta del Cristo, vera luce, hai rischiarato le nostre tenebre, guarda con bontà questa tua famiglia, perché possa celebrare con lode unanime la nascita gloriosa del tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Immacolata, Madre mia Maria, io rinnovo a te oggi e per sempre la consacrazione di tutto me stesso, perché tu disponga fedelmente alla tua missione per l'avvento del regno di Gesù nel mondo. Ti offro pertanto, o cuore immacolato di Maria, le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno, perché le organizzazioni di volontariato e promozione umana trovino persone desiderose di impegnarsi per il bene comune e cerchino strade sempre nuove di collaborazione a livello internazionale. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che a te ricordiamo e per quanti a te non ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa e per quelli che ti sono raccomandati.
canto a pagina 31. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, siamo già al quinto giorno dell'ottava di Natale. Ancora la gioia del Natale abita il nostro cuore e all'inizio di questa Santa Messa riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie. Kyrie
pace in terra agli uomini amati dal Signore. Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Onnipotente e invisibile Dio, che nella venuta del Cristo vera luce hai vinto le tenebre del mondo, volgiti a noi con sguardo sereno, perché possiamo celebrare con lode unanime la nascita gloriosa del tuo unico Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli miei, da questo sappiamo di avere conosciuto Gesù, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice lo conosco e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e in lui non c'è la verità. Chi invece osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Da questo conosciamo di essere in Lui. Chi dice di rimanere in Lui deve anche egli comportarsi come Lui si è comportato. Carissimi, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento antico che avete ricevuto da principio. Il comandamento antico è la parola che avete udito. Eppure vi scrivo un comandamento nuovo, e cioè vero in Lui e in voi, perché le tenebre stanno diradandosi e già appare la luce vera. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello rimane nella luce e non vi è in lui occasione di inciampo. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Parola di Dio. Gloria nei cieli e gioia sulla terra. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore uomini di tutta la terra, cantate al Signore, benedite il suo nome. Annunziate di giorno in giorno la sua salvezza. In mezzo alle genti narrate la sua gloria. A tutti i popoli dite le sue meraviglie. Il Signore ha fatto i cieli, maestà e onore sono davanti a Lui, forza e splendore nel suo santuario.
per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Alleluia, alleluia, lodate il Signore. Alleluia, alleluia, lodate il Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anche egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: Ora può lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di tutti i cuori. Parola del Signore. Solo un brevissimo pensiero sul Vangelo che abbiamo appena ascoltato, che ci ha riportati di nuovo in quel tempo, diciamo, molto vicino alla nascita di Gesù. Negli giorni scorsi abbiamo ascoltato il Vangelo di risurrezione, altri Vangeli che ci hanno proiettato avanti. Invece qui torniamo un po' dietro e guardiamo questa scena bellissima in cui un vegliardo, un uomo vecchio possiamo dire, però giovane di spirito. Anzi, la scrittura, il Vangelo ne parla come di un santo, un uomo giusto e pio, che sono dei 2 nomi che utilizzava l'Antico Testamento per descrivere una persona che viveva di Dio, che aspettava Dio. E proprio come Simeone aspettava la consolazione di Israele, questo è forse l'atteggiamento che ci vuole consegnare, che ci vuole far imparare, questa attesa, questo desiderio, questa attenzione, questa attesa interna che portiamo nel cuore verso di Lui, verso Gesù nella nostra vita. E non soltanto era giusto e pio, ma era lo Spirito Santo
che Egli donava questa chiaraveggenza, questa possibilità, ecco, di vedere, di scorgere anche nelle cose ordinarie, anche in un bambino che mi viene portato nel Tempio, come facevano tutte le famiglie, scorgere in quella persona il vero Dio. Il terzo punto che forse Vangelo ci vuole consegnare è quella profezia che Simeone fa a Maria. Il tuo figlio sarà il segno di contraddizione. Ancora una volta ci viene ricordato questa nascita di Gesù. Io nella mia vita la accolgo o non la accolgo? Sono libero di accoglierla e non accoglierla. Allora, Signore, ci mette davanti ancora una volta la scelta che possiamo fare ogni giorno nella nostra vita di vivere quel comandamento nuovo di cui parlava San Giovanni nella prima lettura o no. Vivere quel comandamento però che ci fa camminare nella luce, che non è un comandamento gravoso, quel comandamento d'amore. Osserviamo allora questo comandamento dell'amore insieme, lasciandoci ispirare anche dal nostro San Francesco che l'ha messo in pratica, e lasciamoci guidare dallo Spirito Santo, che è colui che ci insegna di vedere oltre a quello che ci si presenta davanti. Come popolo di Dio, in cammino verso la piena rivelazione del Signore Gesù, ci rivolgiamo al Padre con fiducia, dicendo insieme: dona la salvezza, Signore. Alla Chiesa che ha la missione di illuminare le genti, dona la salvezza, Signore. Agli uomini che camminano nelle tenebre, dona la salvezza, Signore. A chi è nel dubbio e invoca la luce dello Spirito, dona la salvezza, Signore. A chi offre la propria vita con generosità e gratuità, dona la salvezza, Signore. Al povero che mette la sua speranza in te, dona la salvezza, Signore. Alle persone che amano senza chiedere la ricompensa, dona la salvezza, Signore. Ai malati che collaborano con te alla redenzione del mondo, dona la salvezza, Signore. A chi pretende di averti conosciuto a sufficienza, dona la salvezza, Signore. Padre Santo, che nel tuo Figlio ci hai dato la salvezza e la via per giungere a te, aiutaci a rivelare al mondo con la nostra vita tutto l'amore che hai per l'umanità. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Canto a pagina 10. Che ti offre la Chiesa è frutto santo del nostro lavoro. Accettalo, Signore, benedici. A te, Signor, leviamo i cuori. A te, Signor, noi li
vino puro che ti offre la Chiesa forma la gioia dei nostri bei colli. Accettalo, Signore, benedici. A te, Signore, amo i cuori. A te, Signor, noi Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i nostri doni in questo misterioso incontro tra la nostra povertà e la Tua grandezza. Noi ti offriamo le cose che ci hai dato. Tu donaci in cambio te stesso. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Nel mistero adorabile del Natale, Egli, Verbo invisibile, apparve visibilmente nella nostra carne, per assumere in sé tutto il creato e sollevarlo dalla sua caduta. Generato prima dei secoli, cominciò ad esistere nel tempo, per reintegrare l'universo nel tuo disegno, Padre, e ricondurre a te l'umanità dispersa. Per questo dono della tua benevolenza, uniti a tutti gli angeli, cantiamo esultanti la tua lode. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno santissimo in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammetti la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Francesco, Santa Chiara e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci un segno della pace. Amen.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto a pagina 46. Con amore infinito vi ho amati, dice il Signore, con amore sincero vi amerete, amici miei. Ho messo il mio cuore accanto al vostro perché l'amore cresca in voi. Ho messo la mia vita a servizio della vostra, perché la vita abbondi in voi. Un amore infinito vi ho amato, con amore sincero vi amerete, amici miei. Ho messo le mie mani sugli occhi di chi è cieco, perché la luce splenda in voi. Ho messo i miei piedi sui passi di chi è solo, perché la gioia nasca in voi. Con amore infinito vi ho amati, dice il Signore, con amore sincero vi amerete, amici miei.
Preghiamo. Dio Onnipotente, fa che la forza inesauribile di questi santi misteri ci sostenga in ogni momento della nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Io sono Fra Stefano, sono un frate e capisco che potrebbe sembrare strano che un frate parli di meditazione. Alcuni pensano che la meditazione sia riservata agli induisti, eppure la meditazione è qualcosa che appartiene a tutta l'umanità, appartiene anche al cristianesimo ed è proprio alle sorgenti del cristianesimo. Ci sono moltissimi passi biblici che ci parlano della meditazione. Sì, proprio così. Perfino nell'Antico Testamento troviamo alcuni insegnamenti che ci invitano a meditare. Per esempio, nella Torah, Dio disse a Mosè: «Sappi dunque oggi e medita bene nel tuo cuore, che il Signore è Dio, lassù nei cieli e qua giù sulla terra. Non ve n'è altro». Quindi è Dio stesso che comanda a Mosè di meditare bene nel suo cuore i suoi insegnamenti. E poi nei Salmi sta scritto: «Beato l'uomo che nella legge del Signore trova la sua gioia. La sua legge medita giorno e notte». E poi ancora troviamo scritto: «Rifletti sui precetti del Signore, medita sempre sui suoi comandamenti». Per cui veramente vi dico che nella Bibbia troviamo molte esortazioni a meditare la parola di Dio. Ma non vorrei tralasciare il Vangelo con il bellissimo esempio di Santa Maria, la mamma di Gesù, di cui il Vangelo dice: «Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore». Sì, proprio così. Il Vangelo attesta che Santa Maria praticava la meditazione del cuore. Ma sappiamo che Gesù stesso si ritirava in preghiera anche l'intera notte e ha detto a noi di seguire il suo esempio e di pregare incessantemente, senza stancarci, e nella preghiera di non sprecare parole.
Ma com'è possibile? Come può una persona pregare incessantemente ma senza sprecare parole? C'è solo una risposta possibile ed è la meditazione. Sappiamo che la meditazione era praticata anche nella Chiesa primitiva e anche se apparentemente si è perduta questa tradizione, in realtà è sempre stata mantenuta viva nei monasteri, nelle comunità contemplative e dagli eremiti. Così penso di aver risposto a chi mi domanda se i cristiani possono meditare. La risposta è sì. Meditare non è assolutamente una colpa, anzi, la meditazione appartiene al cristianesimo, è nel nostro DNA, ci viene raccomandata dalla Sacra Scrittura. Spero che possa esservi stata di aiuto questa riflessione e come sempre vi chiedo di condividerla, di lasciare un commento e se non l'hai ancora fatto di iscriverti a questo canale. Perché? Perché questi sono tutti contenuti che ci servono per vivere meglio. Ciao, ciao, un caro saluto e abbi cura di te. Sia lodato Gesù Cristo, ciao fratelli e sorelle, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, il Vangelo del giorno giovedì 29 dicembre, San Davide Re e Profeta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Onnipotente e invisibile Dio, che nella venuta di Cristo, vera luce, hai vinto le tenebre del mondo, volgiti a noi con sguardo sereno, perché possiamo celebrare con lode unanime la nascita gloriosa del tuo unico Figlio, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire un sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito si recò al Tempio, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo. Anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Questa è la prima volta che Gesù è entrato nel Tempio di Gerusalemme, non sulle sue gambe, ma portato dentro a un fagotto da sua mamma Maria e dal papà Giuseppe. Certo, la nascita di questo bambino aveva dato tanto da pensare ai suoi genitori. Prima per il concepimento, ad opera dello Spirito Santo, poi l'angelo che ha parlato in sogno a San Giuseppe, poi i pastori che vengono alla grotta per adorare il bambino, poi i magi
che giungono anch'essi alla grotta portando i loro doni. Insomma, i genitori capiscono benissimo che sta avvenendo qualcosa di unico e di straordinario nella loro famiglia, ma sono ancora molte le cose che non sanno del piccolo Gesù. L'incontro con Simeone nel Tempio permette loro di comprendere ancora qualcosa in più. Scoprono che Gesù è la luce di Dio, una luce che è destinata a illuminare tutti i popoli e tutte le genti. Una profezia straordinaria, perché nessuno avrebbe potuto immaginarsi che l'annuncio del Vangelo avrebbe raggiunto tutta l'umanità. Non poteva saperlo Simeone, ma non lo poteva sapere nemmeno l'Evangelista Luca quando ha scritto il suo Vangelo. È davvero una cosa straordinaria che il cristianesimo sia la fede più diffusa nell'umanità, perché testimonia che veramente la luce di Gesù ha una potenza e una purezza straordinaria. Il Vangelo non si diffonde per la nostra bravura, ma per la sua forza intrinseca, che è la forza della verità. Ma Gesù è anche segno di contraddizione, perché di fronte a Lui ognuno deve assumersi la responsabilità di ciò che vuole fare della propria vita e noi anche oggi vogliamo confermare di stare dalla parte di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E anche questo giovedì, come sempre, preghiamo per i fratelli e le sorelle che soffrono nello spirito e nel corpo, per i loro familiari, le persone che si prendono cura di loro. Grazie davvero per le vostre preghiere. Ciao ciao e abbi cura di te. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, un altro santo che ha avuto l'immensa gioia di stringere tra le sue braccia Gesù bambino è stato San Bernardino Realino. San Bernardino Realino è uno dei santi che maggiormente ha amato e venerato la Vergine Santissima, un santo poco conosciuto, ma che merita di essere studiato. San Bernardino Realino nacque a Carpi nel XV secolo e dopo una giovinezza piuttosto tumultuosa fu colto da un grande dolore, la morte della persona a lui più cara, la sua santa fidanzata. Cadde in una depressione gravissima che lo portò sull'orlo del suicidio. In sogno gli apparve la defunta fidanzata, la quale gli rimproverava l'atto inconsulto che stava meditando. In un altro sogno la vide circonfusa di luce e udì queste parole:
Ti faccio sapere che tu sei invitato da Dio a quelle celesti contentezze che io godo già da adesso. Perché non ti liberi da tante cure inutili che ti impediscono? Su via, disponi le cose tue in maniera che meriti di essere annoverato tra i cittadini del cielo. Poco tempo dopo ebbe un'esperienza indimenticabile. Mentre di ritorno dalla messa se ne stava solo e raccolto nella propria camera, udì una voce che lo invitava dolcemente a sé con queste parole: «Amico, vieni, vieni con me». Vide una piccola nube azzurra dalla quale una donna gli sorrideva, tendendo verso di lui le mani, come per accoglierlo a sé. La donna gli prese dolcemente il braccio, gli fece cenno di alzarsi e gli indicò il cielo, dicendogli: «Ecco la tua patria». La visione scomparve. La misteriosa donna era sparita al suo sguardo, ma nel cuore gli era rimasto un grande desiderio di consacrarsi a Dio e di compiere opere sante. Divenuto religioso, in un quaderno dove annotava i benefici ricevuti da Dio, il santo scrisse che quando ancora abitava nella sua casa, la Madonna gli apparve, lo sollevò dalla sedia e lo invitò a pensieri e desideri celesti. La Madonna apparve ancora una volta al giovane Bernardino. Questa volta non gli indicò solamente il cielo, come la patria a cui sospirare, ma gli indicò pure la via per la quale arrivare alla meta. Mentre Bernardino recitava un giorno il Santo Rosario, ad un tratto fu inondato da una vivissima luce. Era lei, proprio lei, la Regina del Cielo, con il bambino Gesù tra le braccia, che gli diceva chiaramente di entrare nell'ordine dei Gesuiti, da poco fondato da Sant'Ignazio di Loyola. Bernardino, il quale aveva ormai compreso che la vita nel mondo non era fatta per lui, prese l'irrevocabile decisione di entrare in convento. Divenuto novizio, Bernardino fu favorito da una straordinaria apparizione mariana, così narrata da un suo biografo. Il santo recitava come spessissimo soleva il Rosario Benedetto nella cappella della Congregazione del Santissimo Sacramento. Che cosa di preciso avvenisse non si sa, perché egli conservò su questa materia il più impenetrabile segreto. Solo in tarda età al padre Pierantonio Spinelli, provinciale del tempo, che gli ingiunse di palesare quanto di sovraumano gli era accaduto nella vita, espose questa visione e con termini tali che lasciavano arguire che fosse stata davvero sorprendente, ma prima si fece promettere dal padre provinciale di non farne parola se non dopo la sua morte. Sventura volle che padre Spinelli premorisse di pochi mesi al Realino. Prima però di chiudere i suoi occhi, attestò che la Vergine Purissima, in quella sua rivelazione, aveva liberato Bernardino da ogni pensiero o fantasma impuro, e che tale visione si era verificata con circostanze del tutto straordinarie, che non si trovano neppure in altre visioni del genere. Così il santo cominciò a vivere più di cielo che di terra, meno uomo e più angelo. Evidentemente, nota uno studioso, San Bernardino Realino raggiunse l'unione mistica con la Vergine Purissima. La cella del santo, soprattutto nella sua vecchiaia, si trasformò in un santuario per le frequenti visite di cui lo degnava la Vergine con il suo divin Figlio, ed egli ogni volta passava diverse ore di paradiso, rapito in estasi.
Una volta un confratello fu quasi testimone di uno di questi celesti incontri. San Bernardino disse a questo confratello, il quale aveva intuito qualcosa: «Qui è stata la Madonna Santissima e aveva il suo bambino nelle braccia e me lo ha dato da tenere nelle braccia». Mentre il santo diceva queste parole, piangeva di tenerezza e disse, e non poteva dire diversamente, che la Madonna è bellissima. Il superiore del convento, al sentire questo racconto, non se ne stupì, assicurando che Bernardino parlava sempre con la Madonna e con gli angeli. Egli viveva già in terra il suo paradiso e andava incontro alla morte sereno, sapendo che questa gli avrebbe concesso di contemplare Gesù e Maria non più di sfuggita per brevi istanti, ma per l'eternità nella patria dei cieli, a lui indicata tanti anni prima dalla Madonna. Dal racconto della vita di San Bernardino Realino apprendiamo ancora una volta che il fine della devozione mariana è Gesù. Il più grande desiderio della Madonna è quello di donarci Gesù. A Gesù per Maria, si dice comunemente. Da una grande devozione alla Madonna nascerà una grande devozione per Gesù. E terminiamo ora con una preghiera. Gesù bambino, nato in una grotta e deposto in una povera mangiatoia, quale grande lezione per me, io così pieno di me stesso, così immortificato, quanto mi confondo dinanzi a un Dio fatto bambino per me, fatto sì povero al sommo grado, umiliato e sacrificato. Ti prego, bambino Gesù, concedimi la grazia almeno di imitare, per quanto è possibile, i tuoi santissimi esempi. E per intercessione della Beata Vergine Maria e di San Giuseppe, vi benedica e vi custodisca Gesù bambino e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù e Maria. Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, un uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio, e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». È questa la meta della nostra esistenza,
che tutto si compia e venga trasformato in amore. Se crediamo questo, la morte smette di farci paura e possiamo anche sperare di partire da questo mondo in maniera serena, con tanta fiducia. Chi ha conosciuto Gesù non teme più nulla. E potremo ripetere anche noi le parole del vecchio Simeone, anche lui benedetto all'incontro con Cristo, dopo un'intera vita consumata nell'attesa. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Oggi si ricorda San Tommaso Becket, il vescovo e martire, protettore dei governanti e dei politici. Assassinio nella cattedrale di Eliot è uno dei drammi più appassionanti della letteratura inglese e ha come protagonista Tommaso Becket, appunto, definito da Papa Alessandro III il martire del diritto canonico e della libertà della Chiesa. Era nato a Londra intorno all'anno 1118 ed era figlio di un ricco un mercante normanno di Londra. Dalla madre, donna di grande fede cristiana e di principi morali, apprese soprattutto la centralità del messaggio evangelico, dell'amore per Dio e dell'amore per gli altri. Terminati gli studi e insoddisfatto della carriera che stava per intraprendere, divenne chierico, seguendo il suggerimento dell'arcivescovo di Canterbury, che aveva notato in lui un ingegno non comune. Proseguì gli studi ecclesiastici a Roma, a Bologna e ad Auxerre, al termine dei quali viene promosso prima arcidiacono e poi capo della curia. Aveva una personalità brillante e carismatica che non ha lasciato indifferente, e anche il re Enrico II, che all'epoca dominava dalla Scozia ai Pirenei, affascinato dalle sue qualità, ne divenne amico. Nominandolo nell'anno 1154 cancelliere del suo regno, cioè nominandolo primo ministro. Tommaso per 7 anni ha guidato personalmente le truppe alla vittoria. Diventato poi arcivescovo di Canterbury, Tommaso Becket avvertì subito la necessità di dedicarsi a una vita più interiore e mutò profondamente il suo stile di vita, rendendolo più conforme a quella di Cristo. Fortemente compreso del suo nuovo compito, divenne un uomo austero e penitente. Abbandonò lo sfarzo perfettamente concorde in ciò col suo sovrano, indossò un semplice abito benedettino e cominciò a distribuire tutte le sue entrate ai poveri. Si compì in lui una vera conversione, lenta e faticosa, che lo portò persino ad opporsi al re Enrico II. Il re un tempo rivendicava sulla Chiesa una serie di diritti che rischiavano di ledere l'autorità ecclesiastica. Il re costrinse i vescovi a sottomettersi alle costituzioni di Clarendon da lui codificate. Tommaso Becket, su invito del Papa, le accettò, ma il suo atteggiamento tutt'altro che remissivo gli costò la fine dell'amicizia con il re. Subì i processi e le pene finché decise, per sottrarsi alla vendetta del sovrano, di riparare in Francia, dove per 6 anni condusse una vita ascetica. Riconciliatosi con re Enrico II, rientrò nella sua diocesi accolto trionfalmente da tutti i suoi fedeli. Ma Tommaso non si fece illusione, tanto che disse: «Sono tornato per morire in mezzo a voi». Il santo lo sapeva. La paura della morte non deve farci perdere di vista la giustizia, diceva. E così venne ucciso dai sicari del re nella sua cattedrale proprio ai piedi dell'altare sul quale ogni giorno egli aveva celebrato
il sacrificio di Cristo che nell'Eucaristia perennemente si immola per la nostra salvezza. E prima di ispirare aveva detto: accetto la morte in nome di Gesù e della Chiesa. Correva l'anno 1170 e la notizia scosse l'intera Europa. Il popolo cominciò a considerarlo subito santo e sul luogo si sono compiuti subito diversi miracoli, tanto che a Canterbury divenne uno dei luoghi di pellegrinaggio più popolari del Medioevo. Possiamo dire paragonabile a quello di Santiago de Compostela e ad altri famosi santuari. Venne canonizzato da Papa Alessandro III a soli 3 anni dalla sua morte, tanto che Re Enrico II fece pubblicamente penitenza proprio sulla tomba del suo amico di un tempo, poi suo avversario. È stato il suo successore, Enrico VIII, a distruggere nel 1538 la tomba di Tommaso Becket. Non solo, ma nel tentativo di annentare la memoria del vescovo martire, vennero disperse le sue ceneri e il suo nome venne cancellato da ogni libro o scritto con l'intento di togliere ogni traccia della sua esistenza. Anche tutte le sue immagini furono cancellate durante la persecuzione anticattolica inaugurata dal scisma anglicano di Enrico VIII. La più antica immagine singola di Tommaso Becket si trova nella cattedrale di Monreale. È un mosaico del 1182 nel quale l'arcivescovo figura con il palio e il libro. Per i cristiani è passato alla storia insieme a San Giovanni Fischer come uno dei martiri per la libertà della Chiesa, mentre per gli altri è considerato come uno dei più intransigenti sostenitori dei poteri clericali. Il santo cancelliere rimane ancora oggi una figura di grande attualità, poiché rappresenta l'eterno conflitto esistenziale tra l'autorità della coscienza e le imposizioni del potere, per risolvere il quale basterebbe mettere in pratica le parole di Gesù di dare a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Dicevamo durante il Giubileo del 2000, Papa Wojtyla ha preso l'occasione del Giubileo dei governanti e dei politici per indicare Tommaso Becket come loro celeste protettore. E allora noi in questo giorno rivolgiamo a Dio la nostra fervente preghiera. Signore Gesù, tu che hai lavorato con mani d'uomo ed hai amato con cuore d'uomo, aiutaci, ti preghiamo, a fare del nostro lavoro una partecipazione all'opera della creazione e della redenzione del mondo. Donaci di trasfigurarlo dal di dentro per il dono del tuo Spirito, che fa nuove tutte le cose, e fa che lavorando con onestà e rigore ci sentiamo solidali con l'intera famiglia umana, vigili ed attivi per far crescere la qualità della vita per tutti. Donaci sete di vera giustizia, coscienza dei nostri doveri e una fede profonda che ci faccia vedere nell'umile fatica dei giorni la preparazione dei cieli nuovi e della terra nuova, in cui la tua giustizia abiterà per sempre. Amen. Alleluia. Pace e bene a tutti, fratelli e sorelle, santa giornata, Dio vi benedica tutti. Sono le 5 del mattino, oggi è 29 dicembre 2022, la Chiesa celebra il 5° giorno fra l'ottava di Natale. Carissimi fratelli e sorelle, preghiamo queste preghiere del mattino per tutti noi, per tutte le nostre intenzioni e per tutte le nostre famiglie. Una preghiera per tutti gli ammalati, per i sofferenti, per coloro che sono in ospedale, per i giovani, i bambini, soprattutto quelli ammalati, per i nostri anziani, per la pace nel mondo, per la Chiesa, per tutti voi, e una preghiera per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio.
Ricordiamoci, fratelli e sorelle, sempre una preghiera per fratel Biagio Conte, per Anna che sono ammalati di tumore, e una preghiera per tutti coloro che ci scrivono tramite WhatsApp, email oppure tramite telefono. Buongiorno a tutti voi, fratelli e sorelle. Preghiamo insieme le preghiere del mattino. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
e il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gioia della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra d'ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con un atto di dolore.
Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, specialmente quelle più sole, disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della loro fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Preghiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Pace e bene a tutti, fratelli e sorelle, santa giornata, Dio vi benedica tutti. Sono le 5:30 del mattino, oggi è 29 dicembre 2022, la Chiesa celebra il quinto giorno fra l'ottava di Natale. Carissimi fratelli e sorelle, preghiamo queste preghiere mattutine a Maria per tutti noi, per tutte le nostre intenzioni e per tutte le nostre famiglie. Una preghiera per tutti gli ammalati, per i sofferenti, per coloro che sono in ospedale, per i giovani, i bambini, soprattutto quelli ammalati, per i nostri anziani, per la pace nel mondo, per la Chiesa, per tutti voi, e una preghiera per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. Ricordiamoci, fratelli e sorelle, sempre una preghiera per fratel Biagio Conte, per Anna che sono ammalati di tumore,
e una preghiera per tutti coloro che ci scrivono tramite WhatsApp, email oppure tramite telefono. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'Angelo Custode. O Santo Angelo Custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portati in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esori figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria. O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore, nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera. Così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore.
Credo nella Chiesa riunita dallo Spirito Santo, una santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti. Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ad ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. O Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li protegga. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo. O Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria. O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti. O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del Purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria. Grazie.
Ero affamato. Un abate godeva di grande fama presso gli uomini. Era infatti padre di 200 monaci. Una volta Cristo, sotto le sembianze di un povero anziano noto all'abate, si recò in questo monastero. Era un mattino e supplicò il portiere di dire all'abate: «C'è quel tal monaco». Il portinaio, a stento, gli diede retta e andò ad annunciarlo. Trovò che l'abate stava parlando con degli ospiti, aspettò un po', quindi gli annunciò la visita del povero anziano. L'abate, irritato, gli rispose: «Non vedi che sto parlando con altre persone? Lasciami stare per ora». Il portinaio scacciato se ne andò, ritornò da quel povero anziano e riferì le scuse del suo abate. Il signore, paziente e buono, restò ad aspettare seduto accanto alla porta. Verso le 11 giunse in monastero un ricco e il portinaio, come l'udì arrivare, gli aprì subito con grande premura e annunciò all'abate il suo arrivo. Questi uscì in fretta ad incontrarlo alla porta. Dio, ricco di misericordia e amico degli umili, come lo vide, gli si avvicinò sotto le sembianze del povero anziano e lo pregò: «Abba, vorrei parlarti». Ma l'abate, senza degnarlo di una risposta, rientrò con il ricco e gli fece subito preparare il pasto. Dopo il pranzo, l'abate accompagnò il ricco fino alla porta, ritornò indietro, preso da molteplici preoccupazioni, e dimenticò la richiesta del povero e buon anziano. Venuta la sera, poiché nessuno aveva chiamato quell'ospite benedetto, né l'aveva degnato d'uno sguardo, andò infine dal portinaio e gli ordinò di riferire queste parole all'abba che presiedeva al monastero. «Se vuoi la gloria umana, a motivo della tua fatica passata e dei tuoi sforzi numerosi, ti manderò visitatori dai 4 angoli della terra, perché vuoi essere lodato e lodare, ma i beni del mio regno non li gusterai». Da queste parole fu riconosciuto il povero onnipotente.
Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la Santa Messa quotidiana. Con le vostre candele offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi che vi unite a noi in questa celebrazione e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Il mondo da dare il suo figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto ma abbia la vita eterna. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Cari fratelli e sorelle, nella gioia del Santo Natale celebriamo questa Eucaristia dalla Santa Casa di Loreto. L'Eucaristia che celebriamo in questo luogo è una preghiera che da questa Santa Casa raggiunge tutti voi che vivete la solitudine, voi che siete sul letto di malattia in ospedale, magari anche i nostri fratelli carcerati. Riconosciamoci peccatori e chiediamo perdono alla misericordia di Dio. Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Onnipotente e invisibile Dio che nella venuta del Cristo, vera luce, hai vinto le tenebre del mondo, volgiti a noi con uno sguardo sereno perché possiamo celebrare con lode unanime la nascita gloriosa del tuo unico Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figliuoli miei, da questo sappiamo di aver conosciuto Gesù se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice lo conosco e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e in lui non c'è la verità. Chi invece osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Da questo conosciamo di essere in lui. Chi dice di rimanere in lui deve anch'egli comportarsi come lui si è comportato. Carissimi,
Non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento antico che avete ricevuto da principio. Il comandamento antico è la parola che avete udito. Eppure vi scrivo un comandamento nuovo, e ciò è vero in Lui e in voi, perché le tenebre stanno diradandosi e già appare la vera luce. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello rimane nella luce e non vi è in lui occasione di inciampo. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Parola di Dio. Gloria nei cieli e gioia sulla terra. Gloria nei cieli e gioia sulla terra. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore uomini di tutta la terra, cantate al Signore, benedite il suo nome. Gloria nei cieli e gioia sulla terra. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. In mezzo alle genti narrate la sua gloria. A tutti i popoli dite le sue meraviglie. Gloria nei cieli e gioia sulla terra. Il Signore ha fatto i cieli, maestà e onore davanti a Lui, forza e splendore nel suo santuario. Gloria nei cieli e gioia sulla terra. Alleluia, alleluia, alleluia. Luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore e per offrire in sacrificio una coppia di tortore e 2 giovani colombe, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettando la consolazione di Israele e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito Santo, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anche egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si diceva di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Cari fratelli e sorelle, nel Salmo responsoriale abbiamo cantato Gloria nei cieli e gioia sulla terra.
è la gioia del Santo Natale che in questi giorni continuiamo a celebrare. E in questi giorni la parola di Dio ci presenta tutti gli eventi che hanno segnato la vita di questo bambino che è nato per noi. Oggi vediamo Giuseppe e Maria, due giovani genitori che portano il loro bambino al Tempio per presentarlo al Signore. E in questo gesto di Giuseppe e di Maria ci possiamo fermare un attimo e chiederci: ma a chi vanno a presentare questo bambino? Lo vanno a presentare al Signore al Tempio, ma a questo bambino si è detto che è Dio. Come mai lo vanno a presentare al Tempio? Perché pur essendo, diciamo, tra virgolette, i genitori di Dio, non vogliono magari essere esonerati dalla legge. Vanno a presentare questo bambino al Tempio. E questo raggiunge già un atteggiamento di Dio stesso, di Gesù stesso, che pur essendo Dio non ha considerato un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio. Si è fatto come noi e ha fatto tutto come noi, fuorché il peccato. E non soltanto vanno a presentare il bambino al Tempio, hanno avuto l'atteggiamento che qualsiasi genitore allora doveva avere. Portano 2 colombe. Nella legge di Mosè, come dice l'Evangelista Luca, perché questo rito è prescritto proprio dalla legge di Mosè. E il libro del Levitico, capitolo 12, versetto 8, dice che i genitori che vengono a presentare il loro bambino così, perché alla presentazione segue poi il rito della purificazione della mamma del bambino e devono presentare l'agnello per il sacrificio. E il libro del Levitico dice che i genitori che non hanno questa possibilità di offrire un agnello devono presentare 2 tortore e 2 colombe. Quindi guardate, Giuseppe e Maria vanno nel Tempio per presentare il bambino, però fanno l'offerta dei poveri, non fanno l'offerta dei ricchi. Prima obbedienza alla legge e poi si mettono dalla parte dei poveri. Ascoltando queste parole dovremmo dire: grazie Signore perché ti sei messo dalla parte dei poveri. E Gesù tutta la sua vita non cambierà mai atteggiamento, si metterà sempre dalla parte dei poveri. A Gerusalemme c'era sempre anche il vecchio Simeone, che possiamo considerare un vecchio ormai stanco, un vecchio ormai scoraggiato, magari ha visto la ricostruzione del Tempio di Gerusalemme, ha visto piano piano la gente che ritornava nel cortile del Tempio e guardava tutto questo, però lo Spirito Santo gli aveva rivelato che non sarebbe morto senza aver visto il Cristo di Dio e stava aspettando da anni questo momento. Questo momento non avvenendo, allora Simeone ormai è un vecchio stanco, scoraggiato e non sta più capendo niente. E quella mattina, mosso dallo Spirito Santo, dice San Luca, essere guidati dallo Spirito Santo. È un uomo riempito completamente da Dio. E quella mattina magari ha visto una giovane coppia, magari come 2 ebrei che vengono a presentare il loro bambino al Tempio. Eppure quel giorno è proprio il giorno che lui aspettava. Ha visto questo bambino. Ecco che esplode proprio nel suo canto di lode. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace. Nei giorni precedenti al Santo Natale abbiamo letto il Benedictus di Zaccaria, il Magnificat di Maria. Oggi leggiamo anche questo del vecchio Simeone, canti che la Chiesa ha fatto suoi in questi secoli di cristianesimo, e non passa un solo giorno senza che questi canti vengano proclamati. Ogni sera alla preghiera della compieta si proclamano ancora queste voci, questa voce del vecchio Simeone. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno veduto la tua salvezza.
Questo è un canto che dobbiamo fare nostro anche noi, cantare alla fine della nostra giornata le lodi di Dio. Giuseppe e Maria si stupivano delle cose che si diceva di questo bambino. E poi alla fine del Vangelo finiamo un po' in amaro, perché poi il vecchio Simeone predirà a Maria tutte le dolori che dovrà affrontare accettando di essere la madre di Dio. Una spada gli trafiggerà il cuore. Nonostante questo, Maria è andata fino in fondo nella sua missione dell'essere la madre del Signore. Però la cosa che mi stupisce, che mi dà gioia oggi, è che trovarci a celebrare in questa santa casa e ascoltare queste parole ci fa del bene, perché Giuseppe e Maria, per andare a presentare a Gesù a Gerusalemme, partirono proprio da questa santa casa dove ci troviamo noi e sono andati a presentare Gesù al Tempio e poi sono ritornati proprio a vivere qui. Chiediamo a Maria, lei che ha lasciato il suo cuore trafitto dalla sofferenza e dal dolore a causa di questo bambino, possa continuare a darci questo coraggio, la grazia di questo coraggio di accettare di essere i discepoli di Gesù nonostante tutte le difficoltà che possiamo incontrare sul cammino della fede. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore. Umile pentiti a cui Signore il suo sacrificio che oggi si compie innanzi a te, la missione di Dio. Pregate fratelli e sorelle perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, o Signore, i nostri doni in questo misterioso incontro tra la nostra povertà e la tua grandezza. Noi ti offriamo le cose che ci hai dato, tu donaci in cambio te stesso, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nel mistero del Verbo incarnato è apparsa agli occhi della nostra mente la luce nuova del tuo fulgore, perché conoscendo Dio visibilmente, per mezzo di Lui siamo conquistati all'amore delle realtà invisibili. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità.
Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno santissimo in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Fabio, i presbiteri e i diaconi. E ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che io abbia mai a separarmi da te. Preghiamo. Dio Onnipotente, fa che la forza inesauribile di questi santi misteri ci sostenga in ogni momento della nostra vita, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Accendiamo ora la lampada a segno della nostra preghiera che arderà davanti all'immagine della Vergine. Maria, Madre della Chiesa, che in questa santa casa con il tuo sì hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo Figlio Gesù e ad accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra di noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della Tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore e portaci nel cuore del Padre. Amen. Amen. Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto la Santa Messa quotidiana.
Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo il Santo Rosario con i fedeli che sono qui presenti, ma in unità di cuore anche con tutti coloro che sono collegati con noi attraverso TV 2000. Preghiamo certamente per noi, ma preghiamo anche per tutte quelle persone che portiamo nel cuore. E invochiamo Maria in questo Santo Rosario con un titolo bellissimo, Maria che scioglie i nodi. Questa sera meditiamo i misteri della luce, i misteri luminosi del Santo Rosario. Primo mistero della luce, Gesù è battezzato da Giovanni. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero del tuo battesimo nel Giordano. Donaci per intercessione di Maria di vivere da figli della luce. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Secondo mistero della luce. Gesù si rivela alle nozze di Cana. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero del tuo intervento a Cana. Donaci, per intercessione di Maria, di dissetarci alle fonti della grazia. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Terzo mistero della luce. Gesù annuncia il regno di Dio. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua predicazione. Donaci, per intercessione di Maria, di convertirci al tuo Vangelo. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero della luce. Gesù si trasfigura sul monte. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua trasfigurazione. Donaci, per intercessione di Maria, di camminare alla luce del tuo volto. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero della luce, Gesù istituisce l'Eucaristia. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero dell'ultima cena. Donaci, per intercessione di Maria, di partecipare con frutto alla messa eucaristica. Maria che scioglie i nodi, Prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo le intenzioni di Papa Francesco. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te gloriamo noi figli di Eva, A te sospiriamo gementi in questa mare di lacrime. verso l'umbra pecata nostra, rivolgi a noi l'occhio tuo misericordioso. E mostraci dopo queste seghe, Gesù, Il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Preghiera a Maria che scioglie i nodi. Vergine Maria, Madre che non hai mai abbandonato un figliolo che grida aiuto, Madre le cui mani lavorano senza sosta per i tuoi figli tanto amati, perché sono spinte dall'amore divino e dall'infinita misericordia che esce dal tuo cuore, volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione. Guarda il cumulo di nodi che soffocano la mia vita. Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi e li ripongo tutti nelle tue mani. Nessuno, neanche il demonio, può sottrarmi dal tuo aiuto misericordioso. Nelle tue mani non c'è un nodo che non sia sciolto. Vergine Madre, con la grazia e il tuo potere di intercessione presso tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi questo nodo. Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre. Spero in te. Sei l'unica consolatrice che il Padre mi ha dato. Sei la fortezza delle mie deboli forze, la ricchezza delle mie miserie, la liberazione da tutto ciò che mi impedisce di essere con Cristo. Accogli la mia richiesta.
Preservami, guidami, proteggimi. Sii il mio rifugio. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Come sempre sia lodato. My feet won't move. I'm stuck here in this cave for two. And when you touch me, I feel brand new. You got me
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ecco l'ancella del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si è fatto carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, Signore, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Trinità d'amore. Vieni, o Spirito Creatore, visita le nostre menti, i cuori che hai creato. O dolce consolatore, dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco, amore, sacro Cristo dell'anima, figlio dell'ama di Dio, promesso dal Salvatore, e alla Maria concepita si giunge a vivere la fiamma delle cuore, salva le nostre ferite col bastano del tuo amore, fideli la nemico la provvita dell'invisibile, ci presenta luce dell'eterna sapienza, speraci di mistero, di Dio Padre e del Figlio, uniti in un solo amore. Manda il tuo Spirito, Signore. Preghiamo. O Dio nostro Padre, che conosci i nostri pensieri e vedi i segreti dei cuori, infondi in noi il tuo Spirito Santo, perché purificati nell'intimo possiamo amarti con tutta l'anima e celebrare degnamente la tua lode. Per Cristo nostro Signore. Gesù, Giuseppe e Maria.
l'angelo disse ai pastori: vi annunzio una gioia grande, oggi è nato per voi il Salvatore del mondo. Alleluia. Benedite opere tutte del Signore il Signore, lodatelo e esaltate per i secoli. Benedite angeli del Signore il Signore, benedite i cieli il Signore, benedite l'acqua e tutte le sedi sotto i cieli il Signore, benedite potenze tutte del Signore il Signore, benedite sole e luna il Signore, benedite stelle del
Dio che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha costituito erede di tutte le cose e per mezzo del quale ha fatto anche il mondo. Dicevano i pastori, andiamo a Betlemme, vediamo l'evento che Dio ci ha annunciato. Nella casa mia
Dio, nella sua misericordia, ci ha mandato il Principe della pace. Uniamoci al festoso annunzio di Betlem. Padre Santo, accogli la nostra lode del mattino, benedici la Chiesa unita nella celebrazione del tuo amore. Dio Onnipotente, che fin dagli inizi hai promesso il Cristo Salvatore, fa risplendere a tutti gli uomini la luce del Vangelo. Per la gloria del tuo Figlio, atteso dai patriarchi e dai profeti, desiderato da tutte le genti, salva il popolo dell'antica alleanza. Per la gloria di Cristo, predicato dagli Apostoli e testimoniato dai martiri, irradia sul mondo la luce del tuo Figlio. Preghiamo per Suor Gianna Maria nel giorno del suo compleanno. Signore, fa che la sua vita quotidiana sia sempre mossa dal tuo Spirito per poter incontrare e prendere tra le braccia come Simeone il bambino Gesù, che si presenta a lei con le sembianze di ogni sorella che tu le poni accanto. Ricompensala per la sua vita silenziosa e servizievole. Per questo preghiamo. Padre nostro, o Dio invisibile ed eterno, che nella venuta del Cristo, vera luce, hai rischiarato le nostre tenebre, guarda con bontà questa tua famiglia, perché possa celebrare con lode unanime la nascita gloriosa del tuo unico Figlio. Ti supplichiamo, Signore, per la nostra sorella Suor Olga, la tua misericordia sia per lei come rugiada celeste, e il tuo amore la introduca nella compagnia dei santi. Per Cristo nostro Signore. Il Signore ci benedica e ci renda segno e testimonianza del suo amore. Cantiamo la seconda strofa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Per celebrare degnamente questi santi misteri in questo giorno dell'ottava di Natale, vogliamo ancora una volta accogliere il Signore nel nostro cuore. Egli che viene nella carne per salvarci, ci liberi dal nostro peccato, ci doni la sua pace. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà.
Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra all'uomo amati del Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore, per il cielo, Dio Padre onnipotente, Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Onnipotente e invisibile Dio, che nella venuta del Cristo, vera luce, hai vinto le tenebre del mondo, volgiti a noi con sguardo sereno, perché possiamo celebrare con lode unanime la nascita gloriosa del tuo unico Figlio. Egli è Dio, viva e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli miei, da questo sappiamo di avere conosciuto Gesù, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice lo conosco e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e in lui non c'è la verità. Chi invece osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Da questo conosciamo di essere in lui. Chi dice di rimanere in lui deve anch'egli comportarsi come lui si è comportato. Carissimi, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento antico che avete ricevuto da principio. Il comandamento antico è la parola che avete udito. Eppure vi scrivo un comandamento nuovo, e ciò è vero in lui e in voi, perché le tenebre stanno diradandosi e già appare la luce vera. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello rimane nella luce e non vi è in lui occasione di inciampo. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Parola di Dio. Gloria nei cieli e gioia sulla terra. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore uomini di tutta la terra, cantate al Signore, benedite il suo nome. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza, in mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie. Il Signore ha fatto i cieli, maestà e onore sono davanti a Lui, forza e splendore nel suo santuario. Per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio. E mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione. E anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». Parola del Signore. C'è un'insistenza molto forte sul fatto che tutto ciò che accade, in questo episodio che ci racconta il Vangelo, è fatto secondo la legge del Signore. La presentazione al Tempio, il sacrificio di una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore, e si ribadisce insomma che tutto viene fatto secondo la legge del Signore. Questo per far capire come Gesù non si trovi così senza nessun tipo di riferimento al popolo di Israele, anzi, egli è completamente all'interno di una storia che il Signore Dio ha voluto fin dall'eternità stringere con il suo popolo, con ciascuno di noi. Una legge quindi data da Dio attraverso Mosè, che Gesù rispetta, ma che porta a compimento attraverso l'amore, perché forse ciò che manca nelle leggi di solito è proprio questo, la capacità di adattarsi, la capacità di cogliere la verità delle singole persone, ciò che può dare solo l'amore. È l'amore infatti che scruta in profondità ciò che noi siamo e ci fa accogliere le persone anche nonostante magari i loro limiti, i loro peccati, le loro infedeltà, ci fa accogliere le persone per quello che sono. E allora c'è bisogno di una legge che non sia semplicemente oggettiva, valida per tutti, ma c'è bisogno di una legge che sia insieme anche uno sguardo di amore su ciascuno di noi, per poter cogliere ciò che di buono c'è, al di là delle cose che possono offendere questa legge, che possono essere le nostre infedeltà e miserie. Ecco, il Signore Dio attraverso Gesù ha voluto proprio darci questo esempio, anche di uno sguardo che riesce ad andare al di là della legge, delle prescrizioni della legge, per trovare quel nucleo di fedeltà e di amore che è in ciascuno di noi, perché il Signore Dio lo ha posto dentro di noi. Guidati dallo Spirito, Simeone salì al Tempio e riconobbe nel piccolo figlio di Maria il Redentore del mondo. Apriamo anche noi i nostri cuori all'azione della sua grazia e facciamoci voce di tutte le creature. Cristo, luce del mondo, rischiara le nostre tenebre. Cristo, luce del mondo, rischiara le nostre tenebre. Il comandamento dell'amore attraversa come raggio luminoso
l'Antico e il Nuovo Testamento, perché rimanga insostituibile punto di riferimento per la nostra vita spirituale. Preghiamo. Cristo, luce del mondo, rischiara le nostre tenebre. Perché l'amore per Dio e l'amore per i fratelli siano due punte dell'unica fiamma e due capisaldi di un unico programma di santità. Preghiamo. Cristo, luce del mondo, rischiara le nostre tenebre. Perché nelle nostre famiglie, genitori e figli si mantengano fedeli alla legge di Dio con la prontezza e la semplicità di Giuseppe e di Maria. Preghiamo. Cristo, luce del mondo, rischiara le nostre tenebre. Perché sappiamo attendere Cristo Salvatore con la perseveranza di Simeone, godere di Lui e andare incontro alla morte come l'alba di un giorno senza fine. Preghiamo. Cristo, luce del mondo, rischiara le nostre tenebre. Il Signore che nel Cristo ha fatto risplendere la luce che ha recato al mondo nuovo motivo di speranza e nuova capacità di salvezza, riveli a tutti i nostri fratelli defunti la gloria del suo volto. Preghiamo. O Gesù Signore, che al tuo ingresso nel mondo ci hai offerto un esimio esempio di povertà, guida la tua Chiesa sui sentieri di un forte distacco dai beni terreni, come si conviene alla sposa di colui che per nostro amore si spogliò di ogni ricchezza. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, Signore, i nostri doni in questo misterioso incontro tra la nostra povertà e la tua grandezza. Noi ti offriamo le cose che ci hai dato, tu donaci in cambio te stesso, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. In Lui oggi risplende in piena luce il sublime scambio che ci ha redenti. La nostra debolezza è assunta dal Verbo, la natura mortale è innalzata a dignità perenne, e noi, uniti a te in comunione mirabile, condividiamo la tua vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode. Sono pieni della tua gloria.
veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno santissimo in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, in particolare di Maria, Gioacchino e Iole, e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Preghiamo. Dio Onnipotente, fa che la forza inesauribile di questi santi misteri ci sostenga in ogni momento della nostra vita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate Dio con la vostra vita, andate in pace.
Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì, dopo il passaggio perturbato della giornata precedente, vedrà ancora il flusso di correnti sud-occidentali insistere sul nord Italia e portare ancora delle piogge, specie sul Levante Ligure, la Val Padana e il nord-est. Più stabile invece altrove. Infatti osserviamo la mappa della nuvolosità che ci mostra come gran parte del nord Italia, anche i settori centrali, siano coinvolti dalle nuvole con anche qualche pioggia. Infatti, osservando anche lo zoom delle precipitazioni, saranno ancora una volta il Levante Ligure, la bassa Val Padana, il nord-est, in parte anche la Toscana, comunque ad essere coinvolti da precipitazioni a carattere sparso. Osserviamo quindi il tempo previsto sul nostro paese, situazione stabile anticiclonica sulle isole maggiori al sud, qui con temperature prossime ai 20 gradi come in Sicilia, ma a tratti anche in Sardegna. Tempo che invece resta più instabile sul Levante Ligure, sulla Val Padana, al nord-est, con l'occasione ancora per delle piogge a carattere sparso. Situazione invece migliore sull'arco alpino, ma per maggiori dettagli consultate l'app di Trebi Meteo. La nostra missione principale come uomini e figli di Dio in Cristo, destinati alla vita eterna, è essenzialmente quella di pregare continuamente ed offrire la nostra esistenza come preghiera vivente. Il resto verrà di conseguenza su sua ispirazione. Se preghiamo con costanza e fede, Egli ci darà specifiche e determinate opportunità per compiere il bene in qualsiasi forma. Potrebbe originare qualche contatto umano o aiutarci a concepire in noi idee, concetti e ragionamenti utili. O potrebbe lasciarci anche nel deserto interiore. Rimaniamo attivi spiritualmente anche solo pensando a Lui nel silenzio esteriore ed interiore. Sappiamo che Lui ci guarda e noi lo guardiamo semplicemente pensando a Lui. Noi esistiamo grazie a Lui, come anche quella pietra, quell'albero o quell'animale e le altre persone esistono grazie a Lui. Basterebbe solo questo per riempire il nostro cuore di gratitudine e, se Lui vuole, anche di stupore contemplativo. La vera contemplazione non è uno stato indotto per provare nuove emozioni fini a se stesse, ma è il suo tocco divino in noi, nel suo tempo stabilito. Se noi crediamo che Egli è amore onnipotente, per cui siamo convinti che Egli potrebbe creare infiniti altri mondi diversi dal nostro, dobbiamo anche credere che Egli ha la capacità di rinvigorire il nostro stato d'animo per rinnovare la nostra visione del mondo. Gesù, in te tutto ritorna luce. Ciao, sono un meticcio ed ho la venerabile età di 15 anni. Si vede, no? E mio padrone mi ha dato uno strano nome, Lillo. Ormai sono al termine nella mia breve vita. Non sono seriamente ammalato perché sento ancora in me tanta energia, ma non come una volta. Il mio padrone mi ha sempre voluto molto bene, anche se qualche volta non ha compreso le mie esigenze personali. Mi ha concesso uno spazio di 1000 metri quadri e 2 posti dove dormire o rifugiarmi. Quando ero piccolo lo facevo impazzire, perché più di qualche volta sono riuscito a rompere la rete e scappare. Ma io sono sempre riuscito a rientrare e soffrivo quando il padrone mi teneva al broncio per qualche motivo. Dopo molte peripezie è riuscito a rinforzare le reti e da quella volta non sono più scappato. Ogni giorno mi porta il cibo e devo dire che mangio sempre volentieri perché è molto vario ed abbondante. Il padrone ogni giorno viene a trovarmi, mi accarezza e mi parla. Io capisco sempre le sue intenzioni, anche se non le vuole manifestare. Intuisco soprattutto quando ha intenzione di portarmi con lui in campagna a correre, anche adesso che sono molto anziano. Non mi ha mai picchiato,
Solo qualche volta mi ha sgridato alzando la voce per alcune mie marachelle, ma io non gli ho mai tenuto il broncio, perché gli voglio bene così com'è. Lui non se ne accorge, ma io lo studio sempre. Osservo le sue reazioni ed il suo comportamento. Attendo da lui sempre una carezza o un semplice sguardo di benevolenza. Ora sono vecchio e un po' sordo, ma capisco lo stesso quello che mi vuol dire. Io ho fiducia in lui ed egli in me. Qualche volta ho sofferto di solitudine, ma non gliel'ho mai fatto pesare. L'ho sempre accolto con gioia. Caro padrone, ora mi sento ancora un po' energico e riesco ancora a fare la guardia, ma quando volgo il tramonto ti chiedo solo di continuare a considerarmi il tuo Lillo, che ti ha voluto sempre bene, senza chiederti grandi cose in cambio. Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Dalla Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che ci seguono da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, Regina degli Apostoli, per Papa Francesco, per i Vescovi e per tutti i sacerdoti e i diaconi. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Si compia in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci fai contemplare l'incarnazione del Verbo, concedi che mediante la sua passione e morte giungiamo alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ave, piena di grazia, Ave, Vergine Maria, Ave, piena di grazia, Ave, Vergine Maria. Meditiamo oggi i misteri della luce. Nel primo mistero, il battesimo di Gesù al Giordano.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Secondo mistero, il miracolo alle nozze di Cana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Terzo mistero, l'annuncio del regno di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. In Amarico. ጸጋዬ የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ለአንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የሆድሽን ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋዬ የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ለአንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የሆድሽን ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋዬ የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ለአንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የሆድሽን ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋዬ የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ለአንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የሆድሽን ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋዬ የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ለአንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የሆድሽን ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋዬ የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ለአንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው።
ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የሆድሽን ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋ የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የሆድሽን ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋ የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የሆድሽን ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋ የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የሆድሽን ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋ የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የሆድሽን ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Lodato sempre sia Il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Quarto mistero, la trasfigurazione di Gesù al Tabor. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Quinto mistero, l'istituzione dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della pace,
pace. Prega per noi, prega per noi. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Santa Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, prega per noi, Santa Vergine delle Vergini, prega per noi, Madre di Cristo, prega per noi, Madre della Chiesa, prega per noi, Madre di misericordia, prega per noi, Madre della divina grazia, prega per noi, Madre della speranza, prega per noi, Madre purissima, prega per noi, Madre sempre vergine, prega per noi, Madre immacolata, prega per noi, Madre degna d'amore, prega per noi, Madre del buon consiglio, prega per noi, Madre del Creatore, prega per noi, Madre del Salvatore, prega per noi, Vergine degna di lode, prega per noi, Vergine potente, prega per noi, Vergine clemente, prega per noi, Vergine fedele, prega per noi, Arca dell'alleanza, prega per noi, Porta del cielo, prega per noi, Stella del mattino, prega per noi, Salute degli infermi, prega per noi, Rifugio dei peccatori, prega per noi, Conforto dei migranti, prega per noi, Consolatrice degli afflitti, prega per noi, Aiuto dei cristiani, prega per noi, Regina degli angeli, prega per noi, Regina dei patriarchi, prega per noi, Regina dei profeti, prega per noi, Regina degli apostoli, prega per noi, Regina dei martiri, prega per noi, Regina dei confessori della fede, prega per noi, Regina delle vergini, prega per noi, Regina di tutti i santi, prega per noi, Regina del rosario, prega per noi, Regina della famiglia, prega per noi, Regina della pace, prega per noi, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci Signore, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci Signore, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione della Beata Vergine Maria, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia della vita senza fine per Cristo nostro Signore. Amen. L'eterno riposo Dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Preghiera
alla Vergine di Loreto. Maria, Madre della Chiesa, che in questa santa casa con il tuo sì hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo Figlio Gesù, ad accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra di noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore e portaci nel cuore del Padre. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. E per intercessione della Beata Vergine Maria, il Signore Dio Onnipotente faccia scendere la sua benedizione su di voi, sui vostri cari, in particolare i malati e le persone più fragili. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. L'amore non conosce confini, dona forza per andare avanti e superare le difficoltà anche quando tutto sembra perduto. La visita del Patriarca Latino di Gerusalemme a Gaza è un momento di incontro importante per la comunità locale, un'occasione di dialogo e un modo per superare insieme le difficoltà derivanti dalla guerra. L'incontro con la comunità, ha detto Monsignor Pizzaballa, è sempre molto piacevole e gioioso. Ad ogni visita si celebra un battesimo, si benedice la gente, si ascoltano le loro richieste. Ogni occasione è un momento di festa. Come l'accensione dell'albero di Natale, un momento che ha coinvolto tante persone, sia cristiani che anche musulmani. Il patriarca ha incontrato, benedetto, baciato e abbracciato con affetto i bambini. Le relazioni umane sono molto più semplici che addentrarsi in questioni politiche, ha sottolineato Monsignor Pizzaballa. La loro esperienza ci dice innanzitutto che non bisogna mai rinunciare a sperare, mai rinunciare a credere, avere un ideale alto, un cuore pieno anche di gratitudine e di amore. Si può pensare di trovare una comunità triste e senza speranza, innanzitutto perché la situazione politico-economica e sociale è veramente difficile, poi perché la comunità cristiana è veramente piccola. Ma proprio per questo, ha continuato il Patriarca, ho incontrato lì un senso di comunità bello e forte. I problemi ci sono, come di solito, ma la comunità non si arrende mai. Credo che sia questo quello che ci può regalare questa comunità, che nonostante le avversità attorno, ecco, si può essere segni di pace, di speranza e di amore. La preparazione al Natale, ci spiega Padre Gabriel, parroco della piccola comunità latina di Gaza, si fa nella semplicità delle famiglie, con visite e benedizioni alle case e ai malati, confessando e facendo dei brevi ritiri spirituali. La visita del Patriarca anticipa il Natale ed è sempre motivo di grande gioia per la comunità di circa 1000 fedeli in tutta la striscia. Il messaggio del Natale è sempre lo stesso, guardando in alto che la salvezza viene il nostro Redentore Gesù Cristo, e quello non cambia. La presenza di Dio tra di noi, l'Emmanuele, e quello è un messaggio non soltanto per Gaza e da Gaza, un messaggio per tutto il mondo. Non possiamo vivere nelle tenebre, nonostante le tenebre del mondo. Non possiamo vivere angosciati, tristi, come se la cosa la più importante non ci fosse stata. Dio è entrato nella nostra storia, e pur essendo la nostra realtà una realtà veramente di molta tristezza e ingiustizia,
Dio è venuto a salvarci. Vi desideriamo buon Natale per tutti voi.